Questa si potrebbe definire una settimana santa per il ritorno dei platform anni 90. Abbiamo avuto il ritorno gradito di Rayman e giorno 7 giugno, durante l'Xbox Showcase, abbiamo avuto un ritorno inatteso, insperato, ma tanto sognato, il ritorno di Spyro, con quello che è a tutti gli effetti Spyro 4, ovvero Spyro: A Realm Beyond. Uno dei titoli più scioglilingua da dire, devo essere onesto. Salve a tutti i crashari e benvenuti in questo nuovo video. Io come sempre sono Danico94 del Crash Bandicoot Zone. Il web in queste ultime ore è andato in visibilio. Spyro è tornato letteralmente dopo 8 anni dalla cara e mai fin troppo osannata Reignited Trilogy, ed è tornato con un trailer veramente bello e al tempo stesso veramente breve e criptico. Ma andiamo con ordine. Spyro: A Realm Beyond è il nuovo gioco di Spyro realizzato da Toys for Bob con l'aiuto di Airborne Studios, ovvero lo studio che ha sempre affiancato Toys for Bob da Reignited Trilogy fino a Crash 4, Team Rumble e con il nuovo gioco di Spyro. Non è soltanto Spyro a tornare, visto che tra i concept artist e i character designer è tornato anche il nostro italianissimo Nicola Saviori. Questa cosa mi riempie enormemente di gioia, perché anche se il design di Spyro è cambiato, e ne parleremo successivamente durante questo video, possiamo comunque notare che la base principale è sempre lo Spyro di Reignited. Il gioco monta su Unreal Engine 5 e pensate un po' è in sviluppo esattamente dal 2023, all'incirca da quando Toys for Bob è diventata indipendente. Abbiamo come data d'uscita un generico Spring-Primavera 2027. Per come la vedo io, l'uscita sarà direttamente a marzo, che sarebbe un'ottima finestra temporale. Il design di Spyro non è l'unica cosa a essere cambiato, visto che abbiamo adesso anche un nuovo logo, molto più stilizzato e oserei dire anche un po' in stile supereroistico, alla Paw Patrol magari. Non sono un fan, ancora deve crescere in me il sentimento per questo logo, perché sono abituato a quello utilizzato dal 98 fino a 2018, ma è simpatico notare come la cresta della S sia cresciuta insieme a Spyro. Se notate bene, infatti, la cresta di Spyro dal 98 fino al 2018 rappresentava la cresta che aveva Spyro classico. In questo modo invece abbiamo la cresta di uno Spyro più cresciuto, proprio come nel gioco stesso. Un'altra cosa molto carina è che l'interno della O ha la forma di una gemma, un dettaglio molto carino. Queste sono le poche generalità che sono state date al momento del gioco. Andremo avanti nei prossimi mesi a scoprire di più. Ora però parliamo della ciccia vera e propria, del gameplay, che è quello che interessa più o meno a tutti. Gli sviluppatori sono stati categorici. Spyro: A Realm Beyond sarà un classico Spyro evoluto, quindi sarà un classico platform collectathon, ma come si evince anche dal trailer d'annuncio, Spyro adesso sarà in grado di volare, perché è cresciuto. Non è più un cucciolo di drago, bensì un teenager. Questo ci consentirà infatti di avere il volo libero, sperando sia meglio di quello di l'Alba del Drago, in tutti i livelli. Se andiamo a notare il particolare del trailer, verso gli ultimi secondi, possiamo vedere che Spyro avrà modo di bruciare varie cose all'interno della mappa per prendere quota. Vediamo infatti come Spyro colpisca una pila di legna con il suo soffio di fuoco e diventa in automatico un falò. Questo falò genera aria che porta Spyro più in alto di quota. Una cosa simile alla macchina volante di Leonardo da Vinci in Assassin's Creed 2. E ancora, in cielo Spyro colpirà quello che sembrerebbe un nemico che una volta sconfitto rilascerà un portale, un cerchio magico. Questo cerchio magico consentirà a Spyro di fare una piroetta e quindi di andare ancora più veloce in una determinata zona. Questo va perfettamente a collegarsi con quanto detto da Paul Yan durante le interviste, ovvero che il platform a terra sarà sempre preponderante, ma durante le fasi di volo ci saranno anche varie fasi platform/puzzle per consentire a Spyro di continuare a volare. Sono molto curioso di questa meccanica, che deduco sia la gimmick principale del gioco, e non vedo l'ora di saperne di più, magari anche tramite gameplay, che potremo analizzare in futuro sia sul canale
sia sul sito del Crash Bandicoot Zone. Inoltre sono proprio curioso di sapere che fine abbia fatto Sparx, se appunto avremo ancora la barra della vita legata al suo colore. Sono cose molto interessanti che appunto lasciano molte domande, molti dubbi, ma soprattutto fanno teorizzare i fan, che non è mai un male. Questo è al momento quello che sappiamo di Spyro A Realm Beyond. Quindi andiamo avanti, parliamo della trama. Spyro A Realm Beyond può essere già messo nella lista dei desideri, nella wishlist, sia su Steam che su altre console, come appunto il PSN, il PS Store. All'interno di questi è presente già la trama, che possiamo leggere tranquillamente. Spicca il volo per un inedito viaggio alla scoperta di un regno bizzarro e strabiliante. Spyro, dopo essersi smarrito, deve interrompere il viaggio alla ricerca di una via di ritorno per affrontare un'armata di malvagi invasori, i cosiddetti Scav. Spyro deve stringere nuove alleanze e intervenire per proteggere questo regno, prima che cambi per sempre. Assapora la libertà del volo mentre ti libri sopra paesaggi mozzafiato, ti tuffi tra le cime degli alberi, ti lanci da imponenti strutture e solchi i cieli di questo nuovo regno, nell'evoluzione più ardita di Spyro mai vista finora. Traccia la tua rotta nei cieli e in anella picchiate, risalite, brusche virate, mentre esplori questo mondo a moto tuo. Realizzato da Toys for Bob, questo titolo rappresenta una nuova evoluzione di Spyro, pensata per far volare il drago viola più in alto che mai. Dunque ci ritroviamo in una delle classiche situazioni dello Spyro classico. Nuovo regno, nuovi mondi, nuovi nemici. E direi meno male, così almeno non abbiamo il solito Ripto o il solito Gnasty Gnorc. È molto interessante questa cosa del nuovo nemico. E a tal proposito, nel trailer possiamo vedere una piccola porzione di questo nemico, che ha uno scettro con un cristallo viola, una mano con delle scaglie e quelli che sembrano degli spunzoni ai lati della sua testa. Ironia della sorte, potrebbe sembrare effettivamente lo stregone di Spyro Shadow Legacy, ovvero il proto Malefor dell'epoca classica. Malefor, per chi non lo sapesse, è il cattivo principale della trilogia di The Legend of Spyro. C'è chi però sul web ha trovato nella risata presente in questo trailer la risata di Mark Hamill. Chi è Mark Hamill? Mark Hamill è Luke Skywalker per la maggior parte delle persone, ma oltre a essere un grande attore è anche un grande doppiatore, il doppiatore di Joker in quasi tutte le interazioni di Batman, ma inoltre nel franchise di Spyro era il doppiatore di Malefor. Quindi la teoria sarebbe questa qui. Non è che magari questo nuovo cattivo è il Malefor della serie classica, andando quindi a sovrapporsi allo stregone di Shadow Legacy? Chi lo sa, tutto può essere, tutto è lecito nel campo delle speculazioni. Una cosa è certa, all'interno di questo gioco si sapranno delle storie in più riguardanti i draghi. Non si sa ancora in che modo, se tramite collezionabili o tramite la storia vera e propria, ma sapremo di più sui draghi. E chissà, magari in questo nuovo regno ci potrebbero essere dei nuovi draghi, proprio come questo possibile Malefor della serie classica, o perché no, Cinder o Cineria che dir si voglia. Staremo a vedere. Allo stesso modo non mi sorprenderebbe se ci fosse la presenza di Crash nel gioco, magari anche come livello o come easter egg, cameo, chi lo sa. Sarà interessante andare a scoprire queste cose nuove, è bello vedere finalmente un gioco nuovo dopo così tanto tempo. Ma tutto questo non finisce qui. Prima ho parlato di un redesign di Spyro. Questo redesign è spiegato semplicemente da un fattore di lore e di storia. Spyro è cresciuto. Ebbene sì, Spyro è cresciuto, non è più un cucciolo di drago, ma un teenager, così come è stato detto direttamente dalle dichiarazioni ufficiali dei ragazzi di Toys for Bob. Andiamo a fare una comparazione con il suo modello di Reignited Trilogy e il suo nuovo modello di Spyro A Realm Beyond. Quello che salta subito all'occhio è la differenza di dimensioni tra il vecchio Spyro ed il nuovo Spyro. Il nuovo Spyro è palesemente molto più grande e anche robusto, sintomo di una crescita. La cosa che salta più all'occhio principalmente sono le ali. Le ali sono molto più grandi ed è proprio per questo che Spyro adesso potrà volare. Le scaglie del suo corpo sono molto più corazzate, molto simili alle scaglie dei draghi anziani che potevi salvare
trovare in Spyro 1 versione Reignited, mentre la sua cresta è differente proprio per accentuare ancora di più il fatto che sia cresciuto e di conseguenza siano cresciuti anche i suoi, tra virgolette, capelli. Una cosa particolare è anche la differenza tra le sopracciglia. In Spyro Reignited le sopracciglia erano unite, nel senso che erano un blocco senza frastagliature, mentre nel nuovo gioco Spyro ha delle scalanature, come se fossero delle linee delle sopracciglia cartoon come quelle di Crash o di qualsiasi altro personaggio che ha le sopracciglia fatte di peli. Nota ancora più interessante è la forma della coda. Nonostante sia ancora a forma di tornato o di trottola che dir si voglia, questa volta la base è molto più grande e molto più larga rispetto al passato, sintomo, anche questo, della crescita del personaggio. Una cosa che in tanti hanno notato è anche la differenza della grandezza degli occhi. Questo penso che sia naturale, semplicemente perché quando si cresce gli occhi si vanno a rimpicciolire. La differenza non è così enorme, ma messi a paragone è palese che il nuovo Spyro abbia gli occhi leggermente più piccoli. Questo ovviamente anche per adattarsi al suo nuovo corpo più grande e più impostato rispetto al passato. Lou Studdert e Paul Yan hanno promesso una trama molto interessante che va a colpire anche la personalità di Spyro. Sono molto curioso riguardo questa affermazione perché molto probabilmente si andrà a legare anche alla storia dei draghi e di conseguenza si saprà di più anche su Spyro stesso. Perché ricordiamoci, secondo il canone classico, Spyro è stato trovato dagli artigiani, non si sa effettivamente la sua provenienza. Passiamo quindi all'ultima sezione di questo video, il futuro. Paul Yan, in una delle tante interviste che stanno rilasciando proprio in questi giorni, ha affermato che A Realm Beyond è il primo di una lunga serie di nuovi giochi di una nuova epoca di Spyro. Quello che denoto io è un amore spasmodico da parte dei ragazzi di Toys for Bob per il piccolo draghetto viola. E sono sicuro che abbiano in testa tante di quelle idee per il futuro della serie che non vedono l'ora di attualizzare. Con queste dichiarazioni è palese che stiano dicendo che la nuova serie di Spyro si baserà sullo Spyro teenager e che la vecchia trilogia, che è finita con questo bel giocone qui, rappresentava appunto l'epoca dello Spyro cucciolo, andando quindi ad affrontare da adesso in poi le nuove storie di Spyro, di uno Spyro leggermente più cresciuto, magari della stessa età dello Spyro del terzo The Legend of Spyro, visto che comunque a grandezza siamo più o meno lì rispetto agli altri draghi, ma comunque sempre con lo stesso spirito che ha contraddistinto Spyro classico da Spyro 1 fino a Spyro Year of the Dragon. Ma c'è ancora dell'altro. Sempre tramite le loro dichiarazioni, Toys for Bob ha affermato che questo nuovo Spyro prenderà spunto da ogni gioco esistente della serie e che quindi potremmo aspettarci sorprese di qualche tipo. Voi avete idea di che cosa possano essere queste sorprese? Io potrei essermi fatto un'idea, però voglio sapere la vostra e vediamo magari di commentare qui sotto. Quindi che dire fondamentalmente di questo nuovo Spyro? Io sono contentissimo ragazzi, io sono veramente contento, sono veramente euforico, perché finalmente si sta smuovendo qualcosa. E Spyro è soltanto l'inizio. È tornato Rayman, è tornato Spyro. Sapete chi sta mancando all'appello? Il personaggio principale di questo canale. Ma state tranquilli, perché sta per arrivare qualcosa. Dategli soltanto tempo. Abbiamo atteso così tanto per Spyro e sono sicuro che non ci deluderà affatto. Con Crash sarà la stessa identica cosa. Bene Crashari, anche per oggi questo video finisce qui. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate di Spyro Realm Beyond e scrivetelo qui sotto nei commenti. Instauriamo una bella discussione. Io non vedo l'ora di vedere altro. Sono sicuro che durante agosto, settembre, nei prossimi mesi insomma, vedremo tante di quelle robe che ci metteremo le mani ai capelli, sperando in positivo. Come sempre potete trovare me e tutti gli altri Crash Bandicoot Zone nei link qui sotto in sovraimpressione. Abbiamo il forum ufficiale, il sito contenitore di notizie, una enciclopedia quotidianamente aggiornata che potete avere anche sul vostro cellulare. Abbiamo le varie pagine social come Facebook, Instagram, X, Threads, TikTok. Abbiamo anche un canale Telegram. Decidete voi dove andare per entrare a far parte della community più vecchia e più longeva di Crash Bandicoot in Italia. Noi come sempre ci vediamo ad un prossimo video Crashari, statemi bene e oggi e per sempre viva Crash, viva Spyro, viva Rayman, viva i platform!
Ah, quindi sei tornato pure tu, eh? Ogni tanto ci vuole tornare, così almeno stanno zitti i fan. Ma non credi che manchi qualcuno? Ma chissà dov'è quel cretino. Oh, Goku, sei così figo!